Iniziamo subito. Perché è importante dare il giusto feedback ai collaboratori? Dunque, dare feedback è molto importante perché il momento del feedback è un momento di crescita per il collaboratore, e quindi se noi riusciamo a far crescere i collaboratori, miglioreranno anche le loro prestazioni e questo porterà un beneficio all'azienda. Anzi, ci sono molti studi che indicano che è bene dare molto feedback positivo ai propri collaboratori rispetto al feedback costruttivo, quindi è meglio usare molte carote piuttosto che molti bastoni, usando Per la così nostra, dire, per ecco, così dire. concretamente come si fa, come si attua un giusto feedback? Allora, ci sono delle regole fondamentali nel dare il feedback. Intanto il feedback può essere positivo oppure può essere costruttivo, quindi si vuole far sviluppare una determinata caratteristica del collaboratore. Nel caso del feedback positivo bisogna farlo in pubblico, perché la persona deve sentirsi importante perché ha fatto qualcosa di buono e quindi deve essere riconosciuta. Nel caso del feedback negativo invece è meglio farlo a quattro occhi, e ci sono delle regole molto, molto semplici. Intanto bisogna essere molto specifici, cioè bisogna parlare di una situazione e di un comportamento specifico. Il feedback poi deve essere tempestivo, cioè deve essere vicino al momento dell'evento, cioè di quando si è osservato un determinato comportamento, e bisogna spiegare bene qual è stato che cosa si è osservato e qual è stato l'impatto che quel comportamento ha avuto. Direi che nel dare il feedback spesso, sai bene Nicola, che lo sguardo fa tanto. Per esempio lo sguardo del nostro datore di lavoro quando ci richiama per parlare in privato, uno sguardo spesso minaccioso che non promette nulla di buono, o quando dobbiamo ricevere magari dei complimenti o approvazione, uno sguardo solare, pieno di luce, no? Insomma, lo sguardo anticipa la parola e nel feedback è determinante. Assolutamente, e bisogna sempre partire con uno sguardo positivo, anche quando si vuole dare un feedback negativo, e soprattutto bisogna far sviluppare al collaboratore la modalità di correzione di quel comportamento. Sarà il collaboratore a dire come farà in modo diverso quel comportamento in cui ha sbagliato. Ecco, diciamoci la verità, purtroppo non avviene sempre con trasparenza e con onestà, perché quando il superiore, il datore, chiamiamolo come vogliamo, anche il capo di una piccola o media impresa richiama un dipendente magari perché ha commesso un qualcosa, ha fatto uno sbaglio, lo sguardo non è a primo impatto positivo, fa subito capire, noi lo capiamo spesso, eccola là, c'è qualcosa, mi deve dire qualcosa di brutto. Esatto, e quando tu vedi quello sguardo cosa fai? Ti metti subito sulla... incute del timore, no? Perché io già capisco, immagino che mi verrà detto un qualcosa di non piacevole. E quando tu hai timore che cosa fai? C'è una reazione psicologica ben precisa che si innesca all'interno di ognuno di noi, ci blocca, non troviamo le parole neanche per difenderci spesso, esatto. Non so. Ecco, hai detto bene, uno si mette sulla difensiva, no? E quindi invece di essere con un atteggiamento creativo, no, si genera nel collaboratore un atteggiamento di difesa, cioè di cercare le scuse per cui è stato svolto un'attività in un certo modo. E invece è importante per l'imprenditore far sì che il collaboratore capisca come invece deve farlo in un modo diverso per ottenere l'obiettivo. Assolutamente, insomma, belle ed efficaci parole, e cari ascoltatori, mettiamole in pratica un po' tutti noi. È anche un qualcosa rivolto in senso buono, nessun monito o rimprovero a magari capi di aziende che devono comunque tenere in piedi situazioni e hanno delle responsabilità importanti, perché anche loro evolvono continuamente e c'è sempre qualcosa da capire di nuovo, no? Certo. Per evolvere è sempre un lavoro a doppio senso con i dipendenti. Assolutamente, poi è un'arte e bisogna imparare e va curata, va allenata. Va allenata, hai detto benissimo. In conclusione, possiamo fare qualche esempio, ma li abbiamo già fatti, e anche qualche suggerimento da dare agli ascoltatori.
ascoltatori. Un ultimo suggerimento è quello di, nella conversazione di feedback, di tenere le orecchie ben aperte per sentire se il collaboratore sta chiedendo aiuto, cioè per sentire se il dirigente o l'imprenditore può aiutare in qualche modo il collaboratore a raggiungere l'obiettivo. E questo anche è importante, perché ci vuole sempre una compartecipazione da entrambe le parti, del superiore, datore di lavoro, e del dipendente, comunque sia, in qualche modo per evolvere. E saluto nuovamente e ringrazio Nicola Tornaletti. Un saluto a tutti voi, mi raccomando, rimanete sintonizzati per i prossimi appuntamenti. Grazie ancora. Grazie, arrivederci.